Amici di Moto.it, ciao a tutti dallo stand Honda, o meglio, non siamo ancora nello stand Honda, siamo nel palco dove sono state presentate le novità e partiamo dalla Honda CBR 600 RR che mancava da 6 anni, ma Honda bravissima è tornata per farci strippare tutti. L'ha detto Costa, ciao Costantino Paolacci, responsabile comunicazione Honda, ciao. che più che responsabile comunicazione è un vero malato di moto. Ha fatto per anni il giornalista di moto e quando l'ha vista mi ha detto: Andrea, questa è da strippare agli altissimi regimi. È vero Costa, parliamo da appassionati qua. Sì. Beh, gli appassionati della nostra età, si può dire, saranno sicuramente contenti di avere la possibilità, se vogliono, di ricomprarsi una CBR 600 RR. È nel cuore di tutti gli amanti della pista, Sì. come altre 600 che ci sono state sul mercato. La 600 RR adesso torna con 121 cavalli. Ma che regimi pazzeschi. Sì, fa tipo 15.000 giri. Secondo me fa strippare anche i giovani questa, ragazzi. Sì. Commentate qua sotto cosa ne pensate della 600 perché è una moto bellissima. Scusa se sono interrotto, però qua salta fuori la passione, è veramente un oggetto meraviglioso come soltanto i Giappo sanno fare. Sì, i più attenti sicuramente ricorderanno che era già stata reintrodotta sul mercato giapponese e credo anche in Thailandia, e quindi molti si chiedevano se sarebbe arrivata anche in Europa. Ci siamo finalmente, Model Year 2024, addirittura rispetto a quella giapponese ha una piattaforma inerziale migliore a 6 assi, il throttle by wire, il cruscotto TFT, il quick shifter di serie e poi è stato ritoccato profondamente tutto lo chassis, il telaio, sospensioni. Sì, telaio super compatto in alluminio. Allora la moto, ecco, la domanda che molti gli appassionati si faranno è la solita CBR 600 RR, no? Ricarrozzata? No. Un po' sì, ovviamente, perché la moto arriva da lì, però è stata completamente ritoccata in tutti i Questa dettagli. scritta qua sul serbatoio, poi HRC Honda fa bene quando può a mettercela. Scusa, ti passo davanti perché voglio vedermela anche un po' meglio questa moto. Spettacolare. Scarico sottocodone, telaio in alluminio, forcellone in alluminio con la capriata di irrigidimento. Sì, lo scarico sottocodone è una cosa che non si vede più da anni. Infatti, è vero. Andava negli anni 2000, ma il layout di questa moto è rimasto fedele all'originale anche perché c'è la sospensione posteriore Unit Pro Link. Se vi ricordate, quando uscì per la primissima volta era il 2000, Model Year 2004 mi pare. Se tu l'uomo Honda. Potrei sbagliare perché è passato un sacco di tempo anche per me. E aveva questa sospensione di derivazione RCV MotoGP, Sì. che funziona benissimo perché Ma è molto svincola... MotoGP Honda di qualche anno fa come stile, è bellissima. Tra l'altro colorazione Costa, dimmi, perché qua abbiamo un gruppo di CBR, dici un po' che colorazioni sono queste. Allora, questo Grand Prix Red, che è molto simile per tutte e quattro le nuove CBR, è stato volutamente tenuto molto simile proprio perché in Giappone sono molto affezionati, molto fieri del brand CBR e quindi vogliono questo family feeling molto spinto e che quindi anche la piccola 500 assomigli alla 1000. Però adesso infatti ti interrompo perché Luca è già andato sulla Fireblade, la mitica 1000 che vediamo che ha un family feeling come dicevi con la 600 incredibile, ha lo scarico basso, Certo. ovviamente diversa nello stile. Però anche questa moto è qua presente adesso su questo palcoscenico, in questo teatro, perché è stata aggiornata in maniera importante. La 600 torna, quindi è quasi un debutto, no? Dopo 6 anni con gli aggiornamenti che ha, moto nuova. A tutti gli effetti è una moto nuova. Infatti, ma la 1000 cosa avete fatto? La 1000, che era già una delle superbike stradali più performanti del mercato, per rimanere al vertice è stata aggiornata in un sacco di comparti, perfino il telaio, per il quale è stata calcolata e ad aggiornata la flessibilità. Le sospensioni sono le Öhlins di terza generazione, quindi con il precarico anche elettronico. Ed è la prima a montarle? È la prima al a mondo. montarle, esatto. L'aerodinamica è stata aggiornata con queste nuove alette che sono più alte, più lunghe, che arrivano fin sotto alla bocca del ram air, diciamo dell'aspirazione dell'aria. C'è uno scarico leggermente più grosso e leggermente meno rumoroso, 5 decibel. Il cambio, rapporti accorciati. Gli appassionati ricorderanno che nel 2020, quando è arrivata la RRR, girava quella foto in quarta a 2,99 perché 300 non li segna. In realtà
era strano perché dicevo, vabbè, la velocità massima deve farla in sesta, che quindi è giusto, sicuramente è giusto che la faccia in sesta, e aveva questi rapporti lunghi per via dell'Euro 5, insomma, adesso hanno sistemato i rapporti di cambio, la rumorosità. Senti, E quindi parliamo dei numeri che ci fanno ingolosire tutti, no? 121 cavalli, che è tantissimo per la 600, la 1000 quanto arriviamo adesso? la 1000 rimane a 217, 217. 500 giri in meno, più in basso, a 12.000 anziché 12.500, e con più coppie, anche metà regime. Ovviamente in questa moto più coppia e metà regime significa comunque dagli 8.000 in su. Certo. Questo è un motore che deve cantare perché è un motore da corsa, all'esaggio e corsa sono gli stessi della MotoGP. E ecco, se già prima andava fortissimo, perché in tutte le comparative e le prove è sempre stata tra le più veloci, adesso contiamo che Senti, adesso però mi hai messo i sia la brividi con la migliore. 1000. L'ho detto. Beh, tu devi dirlo che sei Honda, poi noi giornalisti ne proveremo e Ok. diremo cosa ne pensiamo. Sicuramente è una moto bellissima, finiture incredibili come Honda sa fare da anni. Però mi hai messo i brividi con 217 cavalli, mi hai fatto un po' sognare con i 15.000 giri, però pensiamo anche a chi si avvicina alla gamma CBR e magari 217 cavalli aspetta qualche anno. Qua c'è un'altra moto molto interessante, per assurdo forse la più interessante di tutte per i ragazzi più giovani, anzi non per assurdo, è la moto adatta per chi si I ragazzi avvicina. più giovani ovviamente giustamente sognano la 1000, ma per l'età che hanno e la patente che hanno, magari approcciano una sportiva con una moto da 35 kW. È parcheggiata per la sua porca figura con le altre, eh? Sì, però dicevamo prima, il family feeling estetico, questa carena rossa con le grafiche simili alla 1000 e alla 600, fanno sicuramente sognare tanti ragazzi di 20 anni che con la patente A2 che vogliono una moto Senti, sportiva. vediamo se è un ventenne, però si trova anche come peso. L'equipaggiamento, Leggerissima, veramente leggera. l'equipaggiamento di questa CBR 500R è di alto livello, c'è una bella forcella a funzioni separate Big Piston, Showa, quindi le pinze roba di qualità. radiali, adesso è arrivato il cruscotto TFT con la connettività RoadSync, è una moto sportiva con la quale cominciare a mettere giù il ginocchio, anche se hai 20 anni magari non hai ancora la patente a potenza piena. Grazie Costa, questa gamma CBR è veramente strepitosa e io continuo a dire venite a vedere 600 perché quel codone sotto scarico mi fa pensare ai tempi anche di Valentino Rossi di MotoGP, veramente Hai detto spettacolare. Valentino Rossi? Sì, quando era con la Honda, le Honda delle prime MotoGP. Ciao Valentino. Ciao Valentino, guarda cosa c'è qua, prova anche tu. Però adesso noi vi salutiamo dalla gamma CBR, commentatela qua sotto e andiamo a raccontarvi altre Honda perché questo, vi ripeto, è un palcoscenico, siamo all'Auditorium EICMA, ma lo stand anche la Honda 650. è strepitoso. C'è anche la 650, eccola qua, ma la 650 la trovate in un altro video su YouTube perché andiamo a parlarvi di e-clutch, i-clutch, I-clutch. i-clutch in inglese. Ciao ragazzi, grazie Costa.